Hai mai notato quanti usi ha la parola piuttosto in italiano? Oggi ti spiego 5 significati e usi di questa parola con tanti esempi in modo chiaro, semplice e completo. Questo argomento me l'ha chiesto uno di voi. Grazie Diego! Ciao, sono Valeria, sono un'insegnante di italiano per stranieri e se stai studiando l'italiano ricordati di iscriverti al canale e anche di scaricare il PDF gratuito relativo a questa lezione. Lo trovi qui sotto nel box informazioni. Iniziamo! Il primo significato di piuttosto è alquanto, parecchio, abbastanza. Si usa sempre prima di avverbi o di aggettivi, mai prima di un sostantivo. Queste scarpe nuove sono piuttosto comode. Piuttosto comode. Comode è un aggettivo, quindi possiamo usare piuttosto prima. E significa che queste scarpe sono abbastanza comode o sono parecchio comode. Stai piuttosto bene con questo vestito. Stai piuttosto bene. Significa che stai parecchio bene. Mi piaci molto con questo vestito. Ti dona. Bene è un avverbio, quindi possiamo usare prima piuttosto. Fa piuttosto caldo oggi. Fa piuttosto caldo oggi. Significa che fa abbastanza caldo, fa parecchio caldo. Il secondo uso di piuttosto è un sinonimo di invece, in alternativa, preferibilmente. Lo usiamo per introdurre un'alternativa, per rifiutare un'opzione, una proposta, scegliendone un'altra. Spesso anche in modo ironico e sarcastico, esagerato. Non voglio un tiramisù, vorrei piuttosto un sorbetto. Vorrei piuttosto un sorbetto. Significa che invece del tiramisù oggi vorrei un sorbetto. Chiedergli scusa? Piuttosto mi faccio licenziare. Piuttosto mi faccio licenziare. Ovviamente questa frase è molto esagerata e sarcastica, un po' ironica, ma significa che invece di chiedergli scusa, io preferisco farmi licenziare. Può anche essere usato da solo all'inizio della frase seguito da una virgola o alla fine di una frase preceduto da una virgola per cambiare argomento della conversazione oppure per incitare qualcuno a fare qualcosa. Non parliamo sempre di lavoro, piuttosto raccontami del tuo viaggio. Piuttosto raccontami del tuo viaggio. Quindi invece di parlare sempre di lavoro, raccontami del tuo viaggio. Voglio cambiare argomento e chiedere al mio interlocutore di fare un'altra cosa. Non stare lì impalato, aiutami piuttosto, aiutami piuttosto. Sto facendo qualcosa di difficile e faticoso e l'altra persona non mi aiuta, sta lì fermo, con le mani in mano, impalato. Allora io dico aiutami piuttosto. Quindi voglio incitare il mio interlocutore ad aiutarmi. Nel terzo caso, piuttosto è preceduto da o piuttosto, ed è un sinonimo di o meglio, quindi è usato per correggere, modificare quello che abbiamo appena detto per dare un'informazione più precisa. È una correzione elegante, ma serve anche per rafforzare il messaggio e renderlo più chiaro. Se hai bisogno di aiuto, mandami una mail o piuttosto chiamami.
Quindi io mi correggo, voglio dire, non scrivermi un'email, ma chiamami se hai bisogno di aiuto. Sai che ieri ho incontrato il fidanzato, o piuttosto il futuro marito di Sara? È molto carino. Con questo o piuttosto il futuro marito io voglio correggere la parola fidanzato. Questo ragazzo non è solo il fidanzato di Sara, ma è addirittura il futuro marito. Si stanno per sposare e quindi io voglio correggere quello che ho appena detto. Il quarto significato di piuttosto è invece di, anziché, al posto di. E in questo caso dobbiamo aggiungere dopo piuttosto che. Piuttosto che. Usiamo piuttosto che per indicare una nostra preferenza, per indicare una nostra scelta tra due opzioni. È meglio visitare l'Italia in autunno piuttosto che in estate. In autunno piuttosto che in estate. Abbiamo due opzioni, visitare l'Italia in autunno e visitare l'Italia in estate, e io ti sto dicendo che la scelta migliore è quella prima del piuttosto che. Invece, dopo il piuttosto che, abbiamo un'opzione che io non ti consiglio. Preferisco bere uno spritz con l'Aperol piuttosto che con il Campari. Con l'Aperol piuttosto che con il Campari. Anche qui abbiamo due opzioni e io preferisco lo spritz con l'Aperol invece che con il Campari. Non è vero, mi piacciono tutti e due. Vado più volentieri al cinema piuttosto che a teatro. Al cinema piuttosto che a teatro. Io preferisco andare al cinema invece che a teatro. Anche il quinto uso di piuttosto è insieme al che, piuttosto che, con il significato di o, oppure, ma anche, quindi con un valore disgiuntivo. Ma attenzione, perché questo uso è sbagliato, è errato. Però in Italia, nell'italiano informale, colloquiale di tutti i giorni, è sempre più facile sentire questo uso di piuttosto con il valore disgiuntivo. Io non ti consiglio di usarlo, io non lo uso, però te lo spiego perché potresti sentirlo in Italia. Sempre più spesso si sentono frasi come questa. Leggo spesso i romanzi piuttosto che i racconti, piuttosto che i fumetti, con il significato di o, oppure, ma anche. Ma attenzione, questa frase è errata perché produce una difficoltà di comprensione. Si rischia che il significato sia un po' ambiguo, perché come ti ho spiegato nel punto 4, piuttosto che significa invece di. Quindi tra due opzioni io ne preferisco una. Invece nella frase che abbiamo appena visto con l'uso improprio di piuttosto che, io sto facendo un elenco, una lista di cose. Ed ecco perché non dovreste usarlo, perché si crea un'incomprensione, si crea una difficoltà nella comunicazione. Leggo spesso i romanzi piuttosto che i racconti o i fumetti, significa che io leggo i romanzi, non leggo i fumetti o i racconti. Quindi usa piuttosto che per esprimere una preferenza e non come sinonimo di o, oppure per elencare una serie di cose. Bene, siamo arrivati alla fine di questa lezione. Io spero che ora i 5 usi di piuttosto siano chiarissimi e che tu li potrai usare nelle tue conversazioni in italiano. Non dimenticarti di scaricare il PDF che trovi giù nel box informazioni e di iscriverti al canale e mettere un mi piace. Noi ci vediamo alla prossima video lezione.